Iniziamo questa prima giornata alla scoperta di Malta. Non andremo a conoscerla tramite terra, ma ci immergeremo direttamente nei suoi fondali per scoprire tutte le bellezze che questi mari ci riservano. Troveremo navi della seconda guerra mondiale, grotte nascoste, pesci di tutti i tipi, ma anche tantissime piante e coralli colorati. Con gli amici di Go Dive Malta siamo pronti ad immergerci, ad iniziare questa fantastica avventura che trovate solo sul canale di Lao Travelers. Andiamo, che iniziamo a cambiarci. Noi vogliamo stare a mezz'acqua, questo è il sogno dei subacquei. Per fare questo, man mano che scendiamo, dobbiamo aggiungere un po' d'aria. Quindi abbiamo questo bellissimo giubbottino, ok? Che si chiama GAV, e una stazione di comando con due bottoni. Uno gonfia e l'altro sgonfia il giubbottino, facile facile. Scendendo, paradossalmente, dobbiamo gonfiare, in modo che aumentiamo la quantità d'aria nel giubbottino e stiamo sempre a galla. Avete anche un giubbotto naturale, che sono i vostri polmoni, ok? Quindi quando respirate normale, costante, i vostri polmoni hanno sempre la stessa quantità d'aria. Io che hai, tanto li metti 8 kg in cintura e il resto nella tasca. Da questa discesa e arriveremo vicino all'acqua. Quando siamo vicini all'acqua è importante di avere il giubbotto sempre gonfio, quindi premiamo, come vi ho fatto vedere con il pollice, questo bottone, il nostro giubbottino si gonfia. In questo modo, se dovessimo cadere in acqua, non andiamo a fondo. State sulla schiena, erogatore in bocca, maschera in posizione e non ci sono problemi. Se anche dovesse arrivare un'onda, vi passa sopra la faccia, voi potete respirare, potete vedere. Questo state a galla, non ci sono problemi. Perché nel momento in cui scendi sott'acqua uno deve bilanciare il peso, altrimenti c'è il rischio che si va o in superficie o si scende troppo al fondo. Quindi per godere al meglio dell'esperienza ascoltate sempre i consigli di un esperto, ma soprattutto gonfiate e sgonfiate la giacca, quel giusto punto per farvi mantenere a galla e godervi il diving, che poi deve essere molto rilassante, non quelle cose frenetiche, ma uno si deve divertire e deve godersi tutto il percorso. Noi scenderemo quasi a una profondità di 25 metri per un percorso di mezz'ora e vi porterò a vedere una cosa fantastica, quindi andiamo! Caricano le bombole e siamo pronti per scendere sott'acqua. Allora, qua questa Tu vai che sei una pezza. vai, sì, è leggerissimo, vai. Grazie, è come fare un po' una corsa con un sacco da 10 kg sulle spalle, come facevo una volta, però siamo sott'acqua. e non puoi correre. Sì, non posso correre. Questi sono gli ultimi momenti prima di immergerci, quindi le ultime parole che vi dico e ci vediamo direttamente in fondo al mare di Malta.
abbiamo finito, siamo risaliti in cima e adesso ci apprestiamo a tornare a salire sopra. Ragazzi, un'acqua a Malta che è una cosa spettacolare, un fondale chiarissimo. Questa avventura nei fondali di Malta è stata spettacolare. Bravi, grazie Marco. Siamo a Cirkewan, ve la consiglio a tutti quanti per venire, poi vi lascerò in descrizione tutti i link per contattare Marco e fare questa esperienza fantastica che veramente ne valsa la pena. È una delle esperienze da aggiungere alle più belle che abbia fatto in tutta la vita. Quando sei riuscito a vedere. Esattamente. Quasi mi dispiace a togliere l'erogatore, che l'aria era più fresca all'interno. Un'altra avventura da aggiungere alla lunga lista. L'ho fatto dal cielo, l'ho fatto da terra, l'ho fatto sottoterra, ormai non mi manca più niente. Sono stremato ma felicissimo. Dove vado? Ma dopo lo vedi che non ho. È arrivato il momento di spuntare tutto. Togliamo. Guarda, in fin dei conti è andata molto bene la prima esperienza. No, la prima esperienza l'ho fatto parecchie volte, la prima esperienza a Malta. Ah, grazie Marco. Bravi. Togliamoci, spogliamoci e dirigiamoci verso il centro città, la cittadina, il paese, il villaggio dei pescatori, come lo volete chiamare voi. Chiudiamo la bocca e rilasciamo tutto l'abbiamo. La fonte d'aria alternativa dalla tasca, che è per i nostri amici. Giustamente questa, quella di sicurezza, mi chiedeva Marco, secondo te a cosa serve? Ho detto nel caso non mi funzionasse la prima uso la seconda. Ha detto no, sei egoista, questa è nel caso un amico avesse bisogno di aiuto gli passi il tuo regatore d'emergenza e quindi a scrocco di consumare il tuo ossigeno proprio per la sua vita. Ragazzi, oggi siamo riusciti anche a pulire un po' il mare, Mi raccomando, se trovate sporcizia e la buttiamo in un cestino. Baci. Ragazzi, è una vergogna, siamo nel 2023 e c'è ancora gente che getta plastica e carta in acqua. Veramente il mondo dovrebbe un attimo cambiare in meglio, perché altrimenti non so dove andremo a finire. Da Malta è tutto, un saluto. Sotto la chiesa a mangiare una focaccia alla pala, che è un cibo tipico di qua, può essere un po' considerata come una pizza però un po' più croccante, con il chorizo sopra della cipolla, squisita. È il momento di mangiare, vi abbandono tutti e ci vediamo più tardi per un'altra destinazione. Ciao. Ragazzi, buongiorno a tutti quanti, adesso vi faccio un buon caffè, siamo pronti per la seconda giornata a Malta. Vi porterò nella seconda isola più popolata, perché Malta è una nazione, però è anche il nome dell'isola ed è la prima isola abitata, e poi c'è la seconda che è Gozo, dove vi porterò oggi in un'avventura in jeep incredibile. Quando parliamo di Malta non parliamo di isola ma di un arcipelago. 3 sono le isole di Malta più popolate, mentre invece ce ne sono tante altre dove non ci abita nessuno.
Malta ha due lingue principali, il maltese, ossia la lingua locale, parlata da tutta la popolazione, e poi parlano anche inglese, parlato dal 90%, essendo stata una vecchia colonia britannica. Infatti possiamo ancora vedere la guida delle auto che è a destra e non a sinistra, differentemente dall'Italia. Malta ha anche una tassazione fiscale abbastanza agevolata, con delle tasse che vanno dal 15 al 35%, quindi ne fa un paradiso fiscale. Per aprire la tua attività si pagano molte meno tasse rispetto all'Italia, infatti tantissimi imprenditori vengono qui, ed è la meta più scelta dagli studenti di tutto il mondo per venire a studiare l'inglese, e poi restano molto spesso qui per trovare lavoro. Da non dimenticare, lo stato più piccolo dell'Unione Europea, ma anche quello meno popolato. Andiamo a scoprirne le sue bellezze dell'isola di Gozo. Una cosa molto interessante da sapere è che il nome dell'isola di Malta deriva dal greco melite, che significa dolce, ossia viene chiamata così dai greci per la grande quantità di api autoctone che avevano sull'isola, che producevano miele. Queste informazioni interessanti le trovate solo sul canale di Lao Travelers, quindi mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per restare aggiornati sulle mie avventure in giro per il mondo. Vai, saliamo sulla nostra barchetta e dirigiamoci verso Gozo. Siamo in questo canale andando a Gozo, l'acqua è agitatissima e abbiamo il capitano della nave un folle, ma mi piace, ci sta facendo volare sull'acqua. Il nostro viaggio a Gozo inizia dal porto. Siamo in una Jeep, ma può essere più considerata una macchina d'epoca che ha 40-50 anni, e lui è il nostro autista, la guida che ci accompagnerà in tutto questo viaggio. Come ti chiami? Giuseppe il Pazzo. Giuseppe il Pazzo, quindi si inizia bene la giornata. Ha un solo problema Giuseppe, è una bravissima persona, però è interista purtroppo. Vabbè, non fa niente, non ci sono problemi. Ma Malta può dare un nome che vuoi tu. La mia casa è a 5, ma il nome è San Siro. Gozo non è la seconda isola più grande di Malta, ma anche un'isola dove tantissimi registi di Hollywood e tantissimi attori sono venuti qui per le loro vacanze o anche per girare alcuni film. Come questa isola Cumino qui di fronte a me, dove prima abitavano circa 80 famiglie, il giorno d'oggi non vive più nessuno, ma ci sono solo 2 persone e in quella località hanno girato Il Conte di Montecristo e Pirati dei Caraibi, un film famosissimo con Johnny Depp. E capisco perché sono paesaggi paradisiaci. La bellezza di Gozo è così sorprendente che persino Omero si ispirò a quest'isola per scrivere l'Odissea, quando narra come la ninfa Calipso imprigionò Ulisse in un'isola paradisiaca all'interno di una grotta. Quest'isola si chiama Gozo e la grotta è proprio qui sotto di noi. Mi trovo in località Rabat, un'altra città dell'isola di Gozo. In questo momento sto entrando all'interno di un mulino al vento, ossia questi mulini che erano posizionati nei centri delle città che con la rotazione delle pale andavano a produrre energia. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare agli ingranaggi e a vedere qualcosa di interessante. Siamo andati in un percorso off-road e c'è una costa bellissima. Mi sembra un po' di stare in Irlanda, dove sono andato a visitare le cliff di Moher, che siamo circondati dalla natura e ci sono queste rocce che regnano sovrane sul mare con quest'acqua cristallina che... Infatti devo ritornare a Malta nel periodo estivo per farmi un bel bagno a mare. Ma bellissimo questo paesaggio. Facciamo volare il drone e vediamo dall'alto com'è. What this is,
keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. Dopo questi 2 minuti di percorso off-road che l'autista non aveva intenzione di rallentare, buche, fosse, non si è capito niente, adesso scendo e mi rilasso un attimo, anche perché senti un po' di puzza di bruciato della frizione, probabilmente stiamo bruciando. Continuiamo. Venutasi a creare milioni di anni fa dopo il crollo di 2 grotte calcaree, Dwara Bay è una delle attrazioni più importanti e più belle visitate dai turisti che troviamo a Gozo. Una delle cose importanti da sapere, se vi piace esplorare i fondali marini, un po' come me, che ho passato la giornata di ieri visitando i fondali di Malta, qui si trovano una moltitudine di grotte sottomarine, anche alcuni relitti, quindi se siete dei subacquei oppure degli amanti del freediving, solo con una maschera e il boccaglio, immergetevi qui perché si possono trovare tantissime cose che vi stupiranno. Dal santuario di Tapinu, situato nell'isola di Gozo, nonché maggior punto di pellegrinaggio per i maltesi. Si dice che nell'antichità una donna abbia sentito dalla sua cappella delle grida, dei canti della Vergine Maria, e da quel giorno si sono verificati tantissimi miracoli, tanto è vero che sono entrate in una stanza prima all'interno dove c'erano raffigurate tutti i quadri, oppure anche dei piccoli oggetti, ad esempio gessi delle protesi del busto, delle protesi agli arti, di tutte persone che sono state miracolate. E stesso la guida mi diceva che un loro amico, in poche parole, la moglie ha partorito e questa bambina si pensava potesse morire quando era piccola. L'hanno portata qui in chiesa e per miracolo la bambina è sopravvissuta. E all'interno ce ne sono tantissime testimonianze. Io non credo tanto in queste cose, però c'è gente che ci crede e li rispetto. La chiesa è bellissima. Adesso mi sposto verso un'altra destinazione che è stata creata dai romani più di 2000 anni fa. Una storia molto interessante, andiamo. Ed ecco che siamo ritornati di nuovo all'interno del nostro Ferrarino, vero? Sì. Dove ci porti adesso? Andiamo alle Saline. Andiamo alle Saline, quello che vi dicevo prima, che sono state create più di 2000 anni fa dai romani. E a cosa serviranno? Continuate a guardare il video e ve lo spiego, non diciamo niente. E dopo andiamo alla città vecchia. Sono arrivato a Kbajar, la parte più a nord dell'isola di Gozo, dove troviamo delle vasche di sale. Adesso esco dalla grotta e mi dirigo alle vasche di sale che si trovano lì proprio sulla costa che affaccia sul mare. Sono state create dai romani circa 2000 anni fa e ormai è un lavoro che si tramanda da padre in figlio. C'è una moltitudine di vasche rettangolari di dimensioni diverse dove viene accumulata tutta l'acqua del mare, e poiché a Malta fa tanto caldo, queste vasche più o meno in 30 giorni l'acqua evapora lasciando grandissime quantità di sale. Questo è un processo che avviene ormai da oltre 2000 anni, dai tempi dei romani, quando iniziarono un po' gli sbarchi e gli scambi di merci all'interno del Mediterraneo, e uno dei primi prodotti che andavano a commercializzare era il sale. Usciamo dalla grotta e guardate l'ambientazione che mi trovo davanti. Adesso mi dirigo verso la cittadella, dove c'è anche Victoria, la capitale di Gozo. Vediamo un po' cosa mi aspetta, perché fino adesso non ho visto tantissimi centri abitati, anzi sono posti molto piccoli, non ci vive tantissima gente su quest'isola, circa un 30.000. Vediamo un po' se la capitale ci riserverà un qualcosa di diverso. Sono arrivato a Victoria, la capitale dell'isola di Gozo, e in questo momento sto entrando all'interno della cittadella, che è una roccaforte costruita su una montagna nella capitale di quest'isola.
faticoso è finita, siamo ritornati in barca con il nostro autista pazzo e si ritorna sulla terraferma. Ritorneremo a San Giuliano, il nostro quartiere, per stasera vediamo un po' cosa fare perché è il nostro ultimo giorno, domani mattina si ritorna a Napoli. Quindi come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale per seguire le mie avventure in giro per il mondo. Ciao a tutti!